Ciao a tutti da Rita e ben trovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme una focaccia di semola rimacinata di grano duro al 100%. Facciamo l'impasto interamente a mano. Vi invito a seguire il video passo passo per ottenere anche voi a casa un risultato davvero sorprendente. Prima di andare in cucina vi ricordo come al solito di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, di condividere le mie video ricette con i vostri amici e di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Ed ora mettiamoci all'opera. Vediamo insieme gli ingredienti per iniziare a preparare la nostra focaccia di semola rimacinata al 100%. Oggi faremo un impasto indiretto, quindi prepareremo un prefermento, in questo caso la biga. Abbiamo bisogno di semola rimacinata di grano duro con 13 g di proteine, acqua, questa è un'idratazione del 45%, e lievito di birra fresco. Iniziamo a sciogliere il lievito in acqua. Il lievito è ben sciolto e iniziamo ad idratare gradualmente la semola. Procediamo a mano. Quando si preparano gli impasti indiretti, gli ingredienti vanno uniti in due fasi. C'è una prima fase, questa che stiamo facendo, in cui si uniscono farina, una parte di acqua e una percentuale di lievito. Ciò che si ottiene va fatto fermentare e dopo la maturazione o fermentazione si passa a una seconda fase in cui si inseriscono tutti gli altri ingredienti della ricetta. Il nostro impasto è pronto quando, vedete, sul fondo della ciotola noi non vediamo più farina, quindi tutta la farina è stata idratata e la biga è pronta. Ora noi copriamo la nostra ciotola con la pellicola e lasciamo fermentare la nostra biga per 16 ore alla temperatura di 18-20 gradi. In alternativa potremmo scegliere di lasciare fermentare la nostra biga per 24 ore in frigo. Dopo 16 ore di fermentazione la nostra biga è pronta. Un accorgimento che dobbiamo avere quando copriamo la biga con la pellicola, dobbiamo fare dei piccoli fori sulla pellicola per favorire proprio la fuoriuscita dei gas durante la fermentazione. La biga non è cresciuta eccessivamente, però vi faccio vedere com'è soffice. Vedete? Vedete come si presenta? Questo è il giusto grado di maturazione. E ora procediamo alla preparazione della focaccia. In questa seconda fase abbiamo bisogno di acqua fredda, ancora un pochino di lievito di birra, olio extravergine di oliva, sale, un pochino di miele o del malto e semola
rimacinata. Come al solito tutti i pesi li trovate scritti in info box sotto il video. Per prima cosa tolgo un pochino di acqua dalla quantità totale perché ci servirà per far sciogliere il sale. E ora nel resto dell'acqua mettiamo il lievito e lo facciamo sciogliere. Ok, a questo punto mettiamo in ciotola la semola, il miele e un pochino d'acqua. Cominciamo ad impastare. Io impasto a mano, ma se vorrete potrete utilizzare la planetaria. Ora possiamo aggiungere il sale e l'acqua che abbiamo lasciato da parte. Come ultimo ingrediente mettiamo l'olio extravergine di oliva. Sono passati 5 minuti da quando abbiamo inserito l'olio nell'impasto. Ho sbattuto l'impasto così in ciotola e guardate che incordatura abbiamo ottenuto. Ecco, a questo punto lasciamo rilassare l'impasto per 10 minuti coprendolo con un piatto. Il nostro impasto si è rilassato e ora possiamo procedere alla fase della laminazione. Dobbiamo inumidire il piano di lavoro con acqua. E una volta versato l'impasto,
con le mani bagnate procediamo ad allargarlo. Una volta che l'abbiamo allargato in questo modo, lo riprendiamo e lo chiudiamo così. Lo pieghiamo così su se stesso. E ora chiudiamo questo impasto. Prendiamo il nostro impasto e lo mettiamo in ciotola. Copriamo la ciotola con la pellicola e lasciamo raddoppiare di volume il nostro impasto. Il mio impasto in 2 ore alla temperatura di 24 gradi ha più che raddoppiato di volume. Ora spolveriamo con semola il piano di lavoro. E ci rovesciamo questo impasto a dir poco meraviglioso. E ora dobbiamo semplicemente chiuderlo. È pieno di aria, vedete? Lo chiudiamo con delicatezza. Adesso prendiamo il nostro impasto aiutandoci così con una spatola e lo trasferiamo direttamente in teglia. Spolveriamo la superficie con un pochino di semola, copriamo con un tovagliolo e lasciamo riposare l'impasto per 15 minuti. E ora siamo pronti per stendere la nostra focaccia. Io mi fermo così. Ora mettiamo olio extravergine di oliva e cuociamo la nostra focaccia in forno ventilato preriscaldato a 250 gradi per 15 minuti circa. Ecco qui la nostra focaccia di semola rimacinata di grano duro appena sfornata. Ora così bollente la spennelliamo con olio extravergine di oliva. Sentite la croccantezza. Adesso la lasciamo intiepidire e poi la tagliamo insieme. Guardate anche la cottura della base, è perfetta. E ora tagliamola insieme.
Guardate che magnifica che è. Manda un profumo incredibile. L'interno soffice, leggero ed alveolato. Questa crosticina croccante. Pronta per essere gustata così al naturale o farcita a nostro piacere. Comunque è una delizia. Bene, anche per oggi è tutto. Io spero che la mia focaccia di semola rimacinata di grano duro sia stata di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta. Vi invito come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie videoricette con i vostri amici e a cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.